Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo in compagnia di lei, Lancia Y. È appena stata presentata il nuovo modello elettrico, ma qui abbiamo una Lancia Y di 4 anni circa e 43.000 km. Bene, come mai voglio farvi questa recensione? Voglio farvi una recensione reale di quest'auto, che è l'auto di mia sorella, che anche lei non vuole apparire come mio fratello che ho fatto per la Captur, e quindi ve la racconto io. È un'auto che secondo me chi pensa a un'auto usata, a un'auto per tutti i giorni, è un ottimo modello, ancora attuale come linea perché secondo me è ancora bella, molto bella, ed è una linea che quante ne vediamo in giro? Moltissime, perché quest'auto è stata un'auto di successo, è un'auto che sembra una 3 porte, se guardiamo qua, fine la maniglia è nascosta qua per salire dietro, ed è un'auto spaziosa e che non ha al momento avuto mai problemi di motore, eccetera. Dopo andremo a vedere i consumi reali. Torniamo al discorso della recensione. Voglio farvi una recensione reale di un'auto usata, veramente, ed è un'auto che non devo fare pubblicità o devo venderla. Se qualcuno interessa e vuole capire com'è andata quest'auto in questi 4 anni, noi siamo qui. Bene, allora partiamo dal frontale, che è questo qua. Vediamo che non abbiamo fari a LED, abbiamo luce alogene, le frecce sono sempre alogene, ha i fendinebbia, piccolini qua, belli, e ha questo frontale qui che richiama moltissimo le Lancia. Particolare perché è fatto anche a V, come vedete qui. Adesso in effetti non mi sta neanche il copritarga perché dovrebbe essere piegato. È uno dei pochi copritarga che vedo che è fatto su sagoma della nostra auto. Questo colore qua, bellissimo, forse uno dei più venduti, ed è un'auto che non misura neanche 4 metri, ma comunque molto molto spaziosa. E adesso in effetti andiamo a vedere l'interno, guardate anche la maniglia bella, cromata, possente anche per essere un'auto così piccolina, e andiamo a vedere i materiali di Lancia. Bene, 4 vetri elettrici, e non è una cosa da poco per un'auto di questa categoria qua, blocco delle porte e abbiamo anche la regolazione degli specchietti. Bene, internamente, allora, qui abbiamo tutte plastiche rigide, ma qui dove appoggiamo il braccio, tutte plastiche morbide. Voglio farvi vedere che dopo 4 anni non c'è segno di usura e non c'è neanche un segno di consumo, oppure quelle plastiche che si tolgono. Internamente, adesso mi regolo il sedile sulla mia postazione, eccoci qua. Vedete, spazio ce n'è in abbondanza. Ecco, adesso siamo all'interno. Vedete che è un po' particolare. Cioè abbiamo il contachilometri, il contagiri in centro, non spostato tutto a sinistra come di solito per le auto, ma Lancia aveva fatto questo sistema di cruscotto direttamente sul centro dell'auto. Stessa cosa che aveva fatto la Fiat Idea, la Lancia Musa, eccetera. Non so se vi ricordate. Bene, quello che voglio farvi vedere io adesso sono i consumi. Ecco, avete visto l'avvio. Chiudo un attimo la porta perché sennò mi dà sempre porta aperta. Eccoci qua. Vedete, conta chilometri qui, analogico, il livello della benzina, la temperatura dell'acqua e il contagiri. E qui abbiamo un piccolo cruscottino con i consumi, eccetera. Questo è il consumo medio B, che sarebbe quello che non è mai stato azzerato. 5,5 litri per 100 km, siamo intorno ai 18,5-19 con 1 litro. Non ha il climatizzatore automatico, il climatizzatore manuale, è un 5 marce, come vedete. Ecco qua, retromarcia, si tira su questo qui e poi si mette la retro. Un motore che di sicuro non è super sprintoso, ma per quello che deve fare, secondo me, più che sufficiente. È un motore super collaudato, il 1200 Fiat, un 4 cilindri. Internamente eccoci qua. Questa non era la versione quella più accessoriata, però comunque bei sedili, belli morbidi. Vedete anche questo tessuto qua traspirante, maniglie per tutti quanti, 1, 2 e 3. Non ha la luce nel soffitto
posteriore, abbiamo i poggiatesta sia dietro per 5 persone, quindi 3 dietro e 2 davanti, e voglio farvi notare che anche i sedili non sono consumati, sono ancora in uno stato molto molto buono. Eccoci qua, questo è visto internamente. Quindi avevamo questo piccolo display, non aveva il navigatore eccetera, abbiamo i fendinebbia, la regolazione dei fari, doppie frecce, retronebbia, start and stop. I siti, una bella cosa che non vedo più, sono il servosterzo, potevo schiacciare i siti per usarlo in città, così diventava più morbido e molto più maneggevole. Molto molto comodo. Una porta USB che avevamo qua e l'accendisigari per le bibite eccetera, freno a mano manuale e poi climatizzatore e per sbrinare i vetri. Bene, andiamo a vedere come ci si sta dietro sulla mia altezza. Allora, vista da dietro si presenta così, è questo ovetto a 5 porte, a me piace tantissimo l'estetica. Avevamo lo scarico già cromato, come vedete qua, bello, con la sua bella forma, molto elegante secondo me. E qui la nostra auto. Terzo stop messo qua sopra, questa bella antennina, e per salire dietro, vedete la maniglia dov'è? È qua, così. E da qui si sale dietro. Vetri elettrici anche posteriori, come dicevamo prima, 4 vetri elettrici. Saliamo a bordo e vediamo come si sta. Eccoci qua. Io sono 1,80 m e nonostante la forma del coupé, vedete che qui ho ancora spazio per star seduto. Quindi secondo me 4 adulti ci stanno tranquillamente. Il quinto è un po' sacrificato, però comunque siamo su una categoria del segmento B. Ecco, qui l'unica cosa ho notato entrando, vedete che basso che qua il montante e tendo a battere la testa salendo, quindi bisogna stare attenti quando si sale di inclinare la testa e uscire, almeno per chi è alto più di 1,70 m secondo me. Eccoci qua. Però comunque si sta seduti comodi, un viaggio lo si fa tranquillamente, anche per le gambe abbiamo spazio. Allora, il sedile è regolato sulla mia altezza e io sono 1,80 m, torno a ripetere, e anche davanti. Cioè, non è male. Affatto. Bene. Allora, parlando con mia sorella mi ha detto, guarda, io sinceramente problemi di motore mai avuti, non ho mai avuto nessun problema. I consumi, avete visto, sono molto molto buoni, l'auto è silenziosa, per quello che, cioè, possiamo dire, perché è un 4 cilindri, quindi consuma poco ed è anche silenzioso perché non abbiamo il rumore magari di un 3 cilindri o di motori rumorosi. Questo qua è veramente silenzioso. Lo facevano anche 1.3 multijet, mi ricordo il diesel, con consumi bassissimi, che poi è stato tolto, e anche la versione Eco Chic, che in quel caso era un motore a GPL. Eccoci qua, quindi siamo scesi, voglio farvela vedere per intero, tutta l'auto, come si presenta. Vedete anche i cerchi erano, a me è sempre piaciuto questo cerchio perché ha il disegno della Y qui. È un copricerchio in plastica, però comunque fa la sua bella figura nonostante tutto. Avevamo delle ruote 185-55 raggio 15, quindi economiche anche nel cambio della ruota. Eccoci qua, frontalmente così, con questo colore beige molto molto carino, e i fari fendinebbia. Bene signori, che dire, secondo me è un'auto che è attuale ancora oggi, può andare tranquillamente, è un'auto che consuma poco, perché torno a ripetere siamo intorno ai 19 con 1 litro, cose che neanche le ibride di adesso non fanno. Vabbè, stendiamo un velo pietoso. Se vi piace
magari andate a vederla se volete acquistarla usata, eccetera. Se avete delle domande fatele pure, in caso io chiederò a mia sorella come rispondervi, come si è trovata, eccetera. E se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, è gratuito, non costa niente, basta premere il tasto iscriviti così mi aiutate a crescere e a portare altri contenuti e attivate il tasto notifiche. Grazie a tutti, arrivederci.